Ciao a tutti! Proseguiamo il discorso iniziato nel video precedente con un'altra serie di arpeggi, questa volta estesi alla undicesima e alla tredicesima. Dico subito che questi nuovi esercizi non sono proprio semplicissimi e quindi è importante all'inizio suonarli lentamente cercando di eseguirli con precisione e pulizia. Dal punto di vista ritmico, invece della divisione in ottavi, stavolta useremo sempre le terzine, il che apre un discorso importante riguardo alla pennata della mano destra. Nel PDF allegato a questo video, che potete scaricare gratuitamente dal mio sito, ho preferito non indicare la pennata. E questo perché non esiste una soluzione sicuramente migliore delle altre e infatti tanti bravissimi chitarristi usano tecniche della mano destra piuttosto diverse. In linea di massima il consiglio potrebbe essere quello di suonare le note consecutive su 2 o 3 corde diverse, tutte con la pennata verso il basso o verso l'alto, vale a dire con il cosiddetto sweep picking. Ma come ho già detto, alcuni chitarristi, salendo verso le corde basse, passano alla pennata alternata, che poi è quella che uso anch'io nella maggior parte dei casi. Quindi, riguardo alla mano destra, lascio a voi la scelta di quale metodo usare. Dal punto di vista musicale, in tutti gli arpeggi di questa serie troviamo le cosiddette estensioni naturali degli accordi, che però non sempre sono riconducibili a una sola scala. Mi spiego meglio. Se ad esempio consideriamo l'accordo di Do settima di dominante come quinto grado della scala di Fa maggiore, la nona, l'undicesima e la tredicesima sono le note Re, Fa e La. Ma il Do settima è anche il quinto accordo della scala di Fa minore armonica e melodica. Quindi le estensioni dell'accordo in questi due casi sono Re bemolle, Fa, La bemolle e Re, Fa, La bemolle. Oltretutto il Do settima è anche il quarto accordo della scala di Sol minore melodica e in questo caso le estensioni sarebbero Re, Fa diesis e La. A questo punto vi risparmio gli altri 9 esempi per l'accordo minore settima e quello semidiminuito e dico solo che le estensioni naturali degli accordi non sono una scienza esatta, ma dipendono dal contesto armonico nel quale si trova un dato accordo e, cosa molto importante, dal gusto melodico del musicista. Quindi, per non complicare troppo le cose, tutti gli arpeggi estesi di questo video, tranne quelli di settima diminuita, sono derivati dalle tonalità maggiori e in alcuni casi cercherò di dare una spiegazione più dettagliata. Iniziamo con i primi 5 arpeggi. L'estensione naturale del Do settima maggiore è il Fa diesis, e cioè l'undicesima aumentata. Questo perché la nota Fa suonata su questo accordo è decisamente dissonante e quindi è preferibile suonare il Fa diesis. In sostanza consideriamo il Do settima maggiore come quarto accordo della tonalità di Sol maggiore o in altre parole come primo grado della scala lidia di Do. Ecco l'arpeggio. Passiamo al Do settima di dominante.
Il Do minore settima viene considerato come secondo accordo della tonalità di Si bemolle maggiore, ma il Do minore settima si trova anche nella tonalità di Mi bemolle maggiore come sesto grado e di La bemolle maggiore come terzo grado. Ma basta suonare il Re bemolle e il La bemolle per capire che le estensioni naturali dell'accordo di Do minore settima sono il Re, il Fa e il La naturale, vale a dire la nona maggiore, l'undicesima giusta e la tredicesima maggiore. Tra l'altro, queste estensioni sono le stesse dell'accordo di Do settima che abbiamo appena visto e quindi questi due arpeggi estesi hanno diteggiature differenti ma una sola nota diversa, Mi nel Do settima e Mi bemolle nel Do minore settima. Ecco l'arpeggio. Nell'arpeggio di Do minore settima bemolle quinta, per suonare le note Re bemolle e Fa uso un piccolo barré fatto con il mignolo, ma in alternativa è possibile fare questo barré con l'anulare. L'accordo di settima diminuita non si trova nella scala maggiore, ma è il settimo grado della minore armonica. In ogni modo, gli arpeggi diminuiti sono usatissimi anche per improvvisare nelle tonalità maggiori e infatti, nello stile gypsy jazz, che deriva direttamente da quello del grande Django Reinhardt, troviamo spesso gli arpeggi diminuiti con tantissime variazioni. Ecco l'arpeggio. Passiamo adesso alla seconda pagina. Va detto che i primi tre arpeggi, quello di Fa settima maggiore, di Fa settima di dominante e di Fa minore settima, richiedono un cambio di posizione poco naturale e quindi, come trovate indicato sul PDF, è meglio usare le diteggiature della pagina precedente. In ogni modo, per completezza, li suono ugualmente. Proseguiamo con la terza pagina. Anche stavolta il terzo e il quinto arpeggio, vale a dire quello di Si bemolle minore settima e di Si bemolle settima diminuita, richiedono una diteggiatura poco agevole e quindi li suono solo a titolo di esercizio tecnico.
I 5 arpeggi della quarta pagina partono sempre dalla nota Si bemolle, ma sono suonati con diteggiature diverse rispetto a quelle che abbiamo appena visto. Il primo arpeggio, relativo al Si bemolle settima maggiore, richiede il solito cambio di posizione poco agevole e quindi vale più che altro come esercizio tecnico. Alla fine del PDF, nella quinta pagina, ho inserito 4 esercizi che uniscono un arpeggio esteso con la nona minore e un semplice avvicinamento cromatico, ottenendo così una breve frase melodica ideale per la cadenza quinto primo in tonalità maggiore. A livello musicale questi 4 esempi sono quasi tutti uguali, ma dal punto di vista chitarristico richiedono un po' di impegno perché sono suonati con diteggiature completamente diverse. Ecco i 4 esempi suonati uno dopo l'altro. Ovviamente sulla chitarra possiamo suonare tantissimi accordi e arpeggi diversi, ma per chi si avvicina al jazz, credo che quelli che abbiamo visto in questo video e nel precedente siano già una buona base per iniziare a suonare le proprie linee melodiche originali, che possono essere effettivamente improvvisate oppure, come vedremo in un video successivo, create con l'aiuto della carta e della matita. Se avete avuto la pazienza di seguirmi fino a qui, posso solo ringraziarvi tantissimo. Vi ricordo che iscrivendovi al mio canale YouTube sarete avvisati appena pubblicherò un nuovo video. Ma in ogni modo, anche se non vi iscrivete, vi voglio bene lo stesso. Ciao!